Prima di continuare, lascia che ti faccia una domanda. Ti è mai capitato di svegliarti nel cuore della notte e avere la sensazione che ci fosse qualcosa di diverso dal solito? Non un rumore improvviso, non il vento contro le finestre, piuttosto quel silenzio assoluto che sembra avvolgere ogni cosa, come se il mondo avesse trattenuto il respiro. Poi all'improvviso una voce. Il pianto di una donna, lontano, così lontano da sembrare trasportato dal vento, eppure abbastanza vicino da farti dubitare di averlo sentito davvero. Per un istante potresti convincerti che qualcuno abbia bisogno di aiuto, potresti pensare a una persona smarrita, a una madre in cerca del proprio figlio, o a qualcuno che sta vivendo il momento più doloroso della sua vita. Eppure, nelle antiche terre d'Irlanda c'era chi avrebbe reagito in modo molto diverso. A quella voce non avrebbe mai risposto, avrebbe chiuso la porta, spento ogni luce e avrebbe aspettato che quel lamento svanisse nel buio. Perché? Da quelle parti si raccontava che esistesse un pianto capace di attraversare le colline, i boschi e le vallate senza appartenere a nessuna donna in carne e ossa. Un pianto che nessuno desiderava ascoltare, non perché fosse spaventoso, ma perché sembrava arrivare sempre prima di una cattiva notizia. Per secoli questa leggenda è passata da generazione in generazione, cambiando voce, cambiando volto e cambiando perfino i dettagli del racconto. Eppure c'era una convinzione che rimaneva sempre la stessa. Se quella voce aveva raggiunto la tua casa, il destino aveva già iniziato a camminare. Ancora oggi, in alcune zone d'Irlanda, c'è chi abbassa lo sguardo quando sente pronunciare il suo nome, perché ci sono storie che fanno paura mentre vengono raccontate. E poi ci sono storie che continuano a far paura, anche quando il racconto è finito. Questa è una di quelle. Da sempre l'uomo cerca di dare un volto all'ignoto. Nelle leggende, nei miti, nelle ombre del tempo ha raccontato se stesso. Questo è Echi del mito. Mettiti comodo e lasciati guidare nel mistero. Capitolo 1. Le origini della Banshee. Ogni leggenda nasce in un luogo preciso. Alcune prendono forma tra le mura di un tempio, altre vengono scolpite nella pietra, tramandate dai sacerdoti o custodi nei grandi poemi. La storia delle Banshee invece ha un'origine diversa. È una di quelle leggende che sembrano essere nate all'aperto, tra le colline avvolte dalla nebbia, i boschi di querce e le antiche vallate d'Irlanda, dove il confine tra il mondo degli uomini e quello dell'invisibile è sempre stato considerato sorprendentemente sottile. Per gli antichi Celti la natura non era soltanto il luogo in cui vivere, era una presenza viva. Ogni fiume, ogni albero secolare, ogni collina poteva custodire qualcosa di sacro. Esistevano luoghi in cui era meglio parlare a bassa voce, sentieri che si attraversavano con rispetto e notti in cui era più saggio restare vicino al fuoco piuttosto che avventurarsi all'aperto. Fu proprio in questo mondo che iniziò a prendere forma la figura che oggi conosciamo come Banshee. Il suo nome deriva dall'antico gaelico Binsi, un'espressione che significa letteralmente donna del Sid. Ma questa traduzione da sola racconta solo una piccola parte della storia. Per comprendere davvero bisogna soffermarsi su quella parola, Sid. Oggi viene spesso tradotta come fata, ma gli antichi irlandesi le attribuivano un significato molto più profondo. I Sid erano i grandi tumuli erbosi che punteggiavano il paesaggio irlandese. A uno sguardo distratto potevano sembrare semplici colline, ma la tradizione raccontava qualcosa di diverso. Si credeva che fossero gli ingressi di un altro mondo, una dimensione invisibile abitata da esseri antichissimi, tanto vicini agli uomini quanto impossibili da comprendere fino in fondo. Era il regno del piccolo popolo. Un mondo che esisteva accanto al nostro senza mai confondersi del tutto con esso. Se hai visto il video dedicato a Ecate,
Forse ricorderai come alcune figure della mitologia sembrino vivere proprio sulle soglie, luoghi di passaggio, confini invisibili, punti di incontro tra ciò che conosciamo e ciò che sfugge alla nostra comprensione. Anche la Banshee appartiene a questa categoria di esseri liminali. La sua leggenda nasce proprio lungo quella sottile linea di confine che separa il visibile dall'invisibile. Con il passare dei secoli il significato del termine Sid cambiò lentamente. Le antiche divinità della tradizione celtica si trasformarono nei racconti popolari, assumendo i tratti del popolo fatato. Le vecchie credenze non scomparvero davvero, cambiarono semplicemente volto, continuando a vivere nelle storie raccontate attorno ai camini e nelle superstizioni tramandate di generazione in generazione. Anche la Banshee seguì questo destino. Non nacque come il personaggio principale di un unico grande mito, ma come una presenza che attraversava decine di racconti diversi. Ogni villaggio sembrava conservarne un ricordo leggermente diverso. Ogni famiglia aggiungeva un particolare, ogni narratore modificava qualche dettaglio. Eppure, più la leggenda cambiava, più sembrava rafforzarsi. Forse è proprio questo il segreto della sua longevità. Le storie che sopravvivono per 1000 anni raramente restano identiche, si adattano al tempo, cambiano insieme a chi le racconta e finiscono per appartenere a un intero popolo invece che a un singolo autore. Così è accaduto anche alla Banshee. Prima ancora che diventasse uno dei simboli più celebri del folklore irlandese, era già una presenza che viveva nell'immaginazione collettiva, sospesa tra storia, tradizione e mistero. Ma conoscere il luogo in cui è nata non basta ancora a capire perché la sua leggenda abbia attraversato i secoli. Per scoprirlo dobbiamo provare a immaginare come appariva agli occhi di chi sosteneva di averla incontrata. Se vuoi continuare questo viaggio dentro i miti dimenticati, puoi unirti al canale. Ogni settimana riportiamo alla luce un nuovo frammento di mito. Questo viaggio esiste grazie a chi sceglie di attraversare queste storie, perché ogni leggenda, prima di diventare un racconto, è stata una voce capace di attraversare i secoli senza mai spegnersi. E tra tutte le voci sopravvissute al tempo, ce n'è una che nessuno avrebbe mai voluto ascoltare. Quella della Banshee. Ma per capire come sia nata questa inquietante leggenda, dobbiamo tornare nell'antica Irlanda. Capitolo 2. 1000 volti un solo destino. Se provassi a chiedere a 10 persone di descrivere la Banshee, probabilmente riceveresti 10 risposte diverse. Qualcuno parlerebbe di una ragazza dai lunghi capelli color dell'oro, così bella da sembrare uscita da un sogno. Altri giurerebbero di aver sentito raccontare di una donna avvolta in un mantello grigio, il volto nascosto da un velo, che lasciava intravedere soltanto occhi colmi di malinconia. E poi ci sarebbe chi abbasserebbe la voce, raccontando di un'anziana curva con la pelle segnata dal tempo e i capelli bianchi che il vento trascinava come fili d'argento nella notte. La cosa sorprendente è che nessuna di queste descrizioni esclude le altre. Nel folklore irlandese la Banshee non ha mai avuto un volto definitivo. Ogni contea, ogni villaggio e perfino ogni famiglia sembrava conservarne un'immagine diversa. Era come se quella presenza si adattasse alla memoria di chi la raccontava, cambiando lentamente nel corso dei secoli senza perdere la propria identità. Questa varietà rende la Banshee diversa da molte altre creature leggendarie. Quando immaginiamo un drago, un ciclope o una sirena, nella nostra mente compare subito un'immagine precisa. Con le Banshee accade l'opposto. Più si cercano dettagli, più il suo volto sembra sfuggire. Tra tutte le descrizioni però ce n'è una che ricorre con particolare frequenza. Molti racconti parlano di una giovane donna dai capelli lunghissimi, spesso chiari come il grano maturo o argentati come la luce della luna. Indossa un abito semplice che in alcune tradizioni appare candido, mentre in altre assume sfumature grigie o verdi, colori profondamente legati all'antico folklore irlandese. Il suo volto viene descritto come incredibilmente bello, ma attraversato da una tristezza così profonda da renderlo quasi impossibile da dimenticare.
dimenticare. È un'immagine delicata, lontana dai mostri che popolano tanti racconti dell'orrore. Poi però la leggenda cambia improvvisamente prospettiva. In altre storie quella stessa figura lascia il posto a una donna anziana. Il suo corpo è esile, le mani sembrano consumate dagli anni e il viso porta i segni di un tempo interminabile. I capelli lunghi e disordinati sfiorano il terreno mentre avanza lentamente, quasi sospinta dal vento più che dai propri passi. Questa versione compare soprattutto nei racconti popolari tramandati nelle campagne irlandesi, dove gli anziani narravano ai bambini che alcune presenze potevano essere tanto antiche da aver visto nascere e scomparire intere generazioni. Esiste poi un'immagine ancora più enigmatica. Alcune leggende raccontano di una donna seduta accanto a un ruscello, intenta a lavare un mucchio di abiti macchiati di sangue. La scena è semplice, quasi silenziosa. L'acqua continua a scorrere, le mani si muovono lentamente, ogni gesto sembra ripetersi con la calma di un rituale antico. Questa figura è conosciuta in alcune tradizioni come la lavandaia del guado, un'immagine che compare anche in altri racconti del mondo celtico. Con il passare del tempo, molte di queste storie finirono per intrecciarsi, fino a confondersi l'una con l'altra. Per questo motivo, in alcune regioni la lavandaia e la banshee sembrano quasi la stessa creatura, mentre in altre vengono considerate figure completamente diverse. È proprio questa ricchezza di versioni ad aver alimentato il fascino della leggenda. Ogni narratore aggiungeva un dettaglio, ogni famiglia conservava un ricordo, ogni villaggio tramandava una variante leggermente diversa. Così, invece di consumarsi con il passare del tempo, la storia continuava a crescere, assumendo ogni volta un volto nuovo. Eppure, al di là delle differenze, tutte queste immagini sembrano custodire un elemento comune. Nessuna cerca di impressionare con la forza, nessuna domina la scena con un aspetto mostruoso. La Banshee colpisce in modo diverso. La sua presenza rimane impressa perché appare sospesa tra due mondi, come se appartenesse a un luogo che gli esseri umani riescano appena a intuire. Forse è proprio questa incertezza ad aver reso il suo volto così difficile da fissare nella memoria. Quando una leggenda cambia aspetto, ogni volta che viene raccontata, smette di appartenere a una sola persona e diventa patrimonio di un intero popolo. Ed è proprio allora che una storia inizia davvero a vivere. Ma conoscere il suo volto è soltanto il primo passo, perché qualunque forma assumesse, c'era sempre un momento in cui quella misteriosa figura rompeva il silenzio, ed è proprio da quel momento che la leggenda iniziava davvero. Capitolo 3. Il canto che annuncia la fine. Nelle campagne irlandesi esisteva una convinzione che attraversò i secoli senza perdere la propria forza. Ogni famiglia poteva sopportare un inverno difficile, un raccolto andato perduto o una tempesta arrivata troppo presto. Ma c'era una cosa che nessuno desiderava vivere: sentire quel lamento. Non importava da quale direzione arrivasse, poteva sembrare lontano, come se il vento lo avesse raccolto dalle colline, oppure così vicino da dare l'impressione che qualcuno si trovasse appena oltre la porta di casa. Chi raccontava queste storie diceva che quella voce possedeva qualcosa di profondamente diverso da qualsiasi pianto umano. Non era il grido improvviso di chi ha appena ricevuto una terribile notizia, era un dolore antico, un dolore che sembrava conoscere già ciò che gli uomini avrebbero scoperto soltanto qualche ora più tardi. Le cronache popolari descrivono quel suono in modi diversi. Alcuni parlano di un pianto sommesso, capace di mettere i brividi senza alzare mai il tono della voce. Altri raccontano un lamento così intenso da attraversare intere vallate nelle notti più silenziose. C'è perfino chi lo paragona al canto di più donne che si fondono in un'unica voce, impossibile da distinguere e ancora più difficile da dimenticare. Qualunque fosse il modo in cui veniva descritto, tutti concordavano su un particolare: chi lo avrebbe ascoltato una volta
diceva di poterlo riconoscere per sempre. Fu proprio questa convinzione a trasformare il pianto della Banshee in uno dei presagi più temuti dell'intera tradizione celtica. Per gli antichi irlandesi quel lamento non annunciava una tragedia generica, era il segno che una vita stava giungendo al termine. Per questo motivo, quando la voce si diffondeva nella notte, molti iniziavano a chiedersi chi, tra parenti, amici o vicini, avrebbe ricevuto per l'ultima volta il saluto dell'alba. È importante capire un dettaglio che distingue la Banshee da molte altre creature del folklore. Le leggende non raccontano che fosse lei a portare la morte. Il suo compito era diverso. Arrivava poco prima che il destino compisse il proprio corso, quasi fosse la custode di un momento che nessun essere umano avrebbe mai potuto evitare. È anche per questo che nelle storie più antiche nessuno pensava di poter cambiare gli eventi dopo aver udito il suo richiamo. La sua comparsa non era un avvertimento pensato per modificare il futuro, era il segno che il futuro aveva già scelto la propria strada. Col passare del tempo questo particolare diede origine a racconti sempre più suggestivi. Alcuni sostenevano che il lamento fosse destinato soltanto a determinate famiglie, soprattutto ai grandi casati dell'antica Irlanda. Si dice che ogni stirpe importante avesse la propria Banshee, una presenza legata al destino della famiglia da un vincolo antico quanto il suo stesso nome. Altri invece credevano che la sua voce potesse essere udita anche da estranei, viandanti o pastori che senza volerlo si trovavano nel posto giusto nel momento sbagliato. Come accade spesso nel folklore, le versioni cambiano. Il cuore della leggenda però rimane sempre lo stesso. La Banshee non sceglieva una vittima, accompagnava un momento. Ed era proprio questa apparente inevitabilità a renderla così inquietante. Con il passare dei secoli il suo lamento entrò a far parte della cultura popolare irlandese in modo sorprendente. Le persone iniziarono a interpretare molti suoni della notte attraverso quella leggenda, il vento tra gli alberi, il verso di alcuni animali o un eco proveniente dalle vallate potevano trasformarsi nel racconto di chi li ascoltava, nella prova che Banshee fosse passata da quelle parti. È il destino di molte antiche tradizioni. Una storia viene raccontata così tante volte da cambiare il modo in cui gli uomini osservano il mondo. Da quel momento ogni notte sembra custodire una possibilità in più, ogni rumore acquista un significato, ogni silenzio diventa un'attesa. Ed è proprio in quell'attesa che nacquero alcune delle leggende più affascinanti dedicate alla Banshee, perché quando un popolo è convinto di aver udito quella voce, prima o poi qualcuno giurerà anche di averla incontrata. Capitolo 4. Le leggende della messaggera. Le leggende diventano davvero immortali quando qualcuno giura di averle vissute. È così che accadde anche alla Banshee. Per secoli il suo nome passò di villaggio in villaggio, ma a renderla famosa non furono soltanto i racconti tramandati attorno ai camini, furono soprattutto le testimonianze. C'era sempre qualcuno che conosceva una famiglia, un vicino o un lontano parente pronto a raccontare di quella notte in cui un lamento aveva spezzato il silenzio. Con il passare del tempo questi racconti iniziarono a intrecciarsi fino a formare una tradizione sorprendentemente ricca. Una delle credenze più diffuse sosteneva che alcune antiche famiglie irlandesi fossero accompagnate da una propria Banshee. Non si trattava di una presenza che apparteneva a tutti, era legata a determinati casati, soprattutto quelli di origine gaelica, il cui cognomi iniziavano con i celebri prefissi O o Mac. Famiglie come gli O'Brien, gli O'Neill, gli O'Connor o gli O'Donnell comparivano spesso nelle storie popolari, come se ciascuna custodisse da generazioni il ricordo della propria misteriosa messaggera. Ancora oggi è difficile stabilire quando questa tradizione abbia avuto origine. Alcuni studiosi ritengono che fosse un modo per conferire prestigio alle grandi dinastie irlandesi, quasi a suggerire che perfino il destino avesse deciso di accompagnarle lungo il corso della loro storia. Altri credono che queste storie siano nate semplicemente perché, nelle grandi famiglie, ogni morte importante diventava un racconto destinato a sopravvivere nel tempo. Qualunque sia la verità, la leggenda continuò a crescere.
Uno dei racconti più celebri riguarda proprio la famiglia O'Brien. La tradizione narra che poco prima della morte di uno dei suoi membri, alcuni servi udirono un pianto provenire dal giardino della residenza. Nessuno trovò mai la donna da cui sembrava arrivare quella voce. Il mattino seguente, la notizia della morte raggiunse la casa. Era soltanto una coincidenza? Per chi visse quell'episodio, la risposta era già scritta. Esiste poi una storia che, ancora oggi, viene raccontata in diverse versioni. Un uomo stava tornando verso casa dopo il tramonto, quando, attraversando una strada di campagna, vide una donna seduta su una pietra. Sembrava assorta nei propri pensieri. I lunghi capelli le ricadevano sulle spalle e il volto era nascosto tra le mani. L'uomo rallentò il passo. Pensò che potesse aver bisogno di aiuto. Quando provò ad avvicinarsi, la figura sollevò lentamente il capo. I loro sguardi si incrociarono soltanto per un istante, poi la donna svanì nel nulla. La mattina successiva il viaggiatore apprese che un suo familiare era morto durante la notte. Racconti come questo cambiarono più volte nel corso dei secoli. A volte la donna appariva lungo una strada, in altre versioni sedeva vicino a un fiume o tra le rovine di un antico castello. Cambiava il luogo, cambiavano i protagonisti, ma il finale rimaneva sorprendentemente simile. Forse è proprio questo che rende il folklore così affascinante. Ogni narratore aggiunge un dettaglio, ogni generazione modifica qualche particolare. La storia continua a trasformarsi ma conserva sempre il proprio cuore, ed è proprio questa continuità ad aver reso la Banshee una delle figure più riconoscibili dell'immaginario irlandese. Persino nei secoli in cui le vecchie superstizioni iniziarono lentamente a scomparire, c'era ancora chi raccontava di aver sentito quella voce o di conoscere qualcuno che l'aveva ascoltata. Le prove naturalmente non sono mai esistite, esistono soltanto i racconti, ma a volte sono proprio i racconti a sopravvivere più a lungo della storia. E quando una leggenda continua a essere narrata per centinaia di anni, nasce spontanea una domanda: che cosa rende una figura come la Banshee così diversa da tutte le altre creature del folklore? Forse la risposta si nasconde proprio nella capacità che le sono state attribuite nel corso dei secoli. Per comprenderlo, dobbiamo osservare più da vicino i poteri che la tradizione le ha cucito addosso. Capitolo 5. I poteri della Banshee. Ogni creatura del folklore possiede qualcosa che la rende unica. Alcune impressionano per la loro forza, altre vengono ricordate per l'astuzia, la magia o la capacità di assumere forme diverse. Nel caso della Banshee, però, il fascino nasce da una domanda molto più sottile: che cosa poteva fare davvero? È una domanda che gli irlandesi si sono posti per secoli, e la risposta è cambiata lentamente, seguendo lo stesso percorso della leggenda. All'inizio la Banshee sembrava appartenere a un mondo che gli esseri umani potevano soltanto sfiorare. Compariva ai margini della realtà, come se fosse capace di attraversare un confine invisibile ogni volta che lo desiderava. Nessuno raccontava di aver visto una porta aprirsi o un sentiero segreto condurla nel nostro mondo, semplicemente era lì. Poi, così come era arrivata, scompariva. Questa capacità di muoversi tra il mondo degli uomini e quello del Cid è una delle caratteristiche più antiche che il folklore le attribuisce. La sua presenza sembrava seguire regole completamente diverse da quelle della realtà quotidiana. Per questo motivo molte storie raccontano apparizioni improvvise, destinate a durare solo pochi istanti, come se appartenessero a un tempo diverso dal nostro. Con il passare dei secoli a questa capacità se ne aggiunse un'altra. Molti iniziarono a credere che la Banshee conoscesse il destino degli uomini prima ancora che gli eventi si manifestassero. Non lo modificava, non lo sceglieva, lo conosceva. È una distinzione sottile, ma fondamentale. Nella tradizione irlandese il destino viene spesso descritto come un filo già intrecciato, impossibile da sciogliere. La Banshee sembrava essere una delle poche creature in grado di scioglierne il disegno prima degli esseri umani. Forse è proprio questa conoscenza ad aver alimentato il mistero che la circonda, perché
perché sapere ciò che deve ancora accadere significa osservare il tempo da una prospettiva completamente diversa. Alcuni racconti arrivano perfino ad attribuirle un'altra capacità, quella di assumere sembianze differenti. Non si tratta di una trasformazione spettacolare, come accade in molti racconti fantasy moderni, è qualcosa di molto più sfumato. La stessa presenza poteva apparire giovane in un villaggio e anziana in quello vicino. In alcune storie indossava abiti luminosi, in altre sembrava avvolta da tessuti logori consumati dal tempo. Ogni versione aggiungeva un dettaglio, contribuendo a costruire una figura impossibile da racchiudere in un'unica immagine. Questa mutevolezza spinse alcuni narratori a credere che la Banshee assumesse l'aspetto più adatto al luogo, alla famiglia o al momento in cui compariva. Altri vedevano in queste differenze semplicemente il riflesso di una tradizione orale tramandata per generazioni. Ed è proprio questo il bello del folklore. Le spiegazioni convivono senza escludersi, ogni racconto aggiunge un tassello, ogni narratore lascia un'impronta. Col tempo comparvero anche racconti ancora più suggestivi. Qualcuno sosteneva che nessuna distanza rappresentasse un ostacolo per lei, altri raccontavano che il suo arrivo fosse così silenzioso da sfuggire a qualunque tentativo di comprenderne il percorso. Era come se appartenesse a una realtà nella quale spazio e tempo seguissero regole diverse da quelle conosciute dagli uomini. Naturalmente, stabilire dove finisca la leggenda e dove inizi l'immaginazione è impossibile, ed è proprio questo che rende così affascinanti i miti. Ogni generazione eredita una storia e la arricchisce con nuovi dettagli, fino a trasformarla in qualcosa di ancora più grande. La Banshee non fa eccezione. Più la sua leggenda cresceva, più cresceva anche il numero di poteri che le venivano attribuiti. Eppure, al di là di tutte le varianti, c'è una caratteristica che rimane sempre immutata. La Banshee appartiene a quelle creature che sembrano vivere sulla soglia tra due mondi, una presenza capace di attraversare un confine invisibile, osservare ciò che agli uomini è nascosto e poi svanire lasciando dietro di sé soltanto domande. Forse è proprio questo il suo potere più grande, lasciare che sia l'immaginazione a completare ciò che la leggenda sceglie di raccontare soltanto a metà. Ed è forse per questo che, ancora oggi, il suo nome continua a evocare qualcosa di molto più profondo di una semplice creatura del folklore. Capitolo 6. La paura dell'inevitabile. Ogni popolo ha avuto un modo diverso di raccontare la morte. Alcuni l'hanno immaginata come un guerriero, altri le hanno dato il volto di un dio, di uno spirito o di una guida capace di accompagnare le anime nell'ultimo viaggio. Gli antichi egizi, per esempio, affidavano questo compito ad Anubi, il custode delle necropoli e delle anime. Se hai visto il video dedicato a lui, ricorderai che il suo ruolo era quello di guidare chi aveva concluso il proprio cammino terreno. L'Irlanda scelse una strada diversa. Prima ancora che la morte arrivasse, qualcuno sembrava già conoscerne il passo. È proprio qui che la Banshee diventa qualcosa di molto più vicino all'esperienza umana. Proviamo a immaginare una famiglia vissuta 1000 anni fa. Una casa di pietra, il fuoco acceso nel camino, il vento che attraversa le colline mentre fuori il sole sta scomparendo dietro l'orizzonte. Nessuno conosce il futuro, nessuno sa cosa accadrà il giorno seguente. Eppure basta un evento inatteso, un rumore insolito o una storia raccontata dal vicino perché l'immaginazione inizia a fare il resto. È una reazione che conosciamo ancora oggi. Quando aspettiamo una telefonata importante, ogni squillo sembra diverso. Quando una persona cara tarda a rientrare, ogni minuto pesa più del precedente. La nostra mente cerca collegamenti, interpreta coincidenze e prova a dare un significato anche agli eventi più casuali. È il modo in cui affrontiamo l'incertezza. La Banshee nasce proprio in quello spazio, rappresenta il bisogno umano di dare un volto a ciò che nessuno può controllare. La morte è sempre stata una delle esperienze più difficili da accettare. Arriva senza chiedere il permesso, cambia la vita di chi resta e lascia domande che spesso rimangono senza risposta. Per questo motivo, quasi ogni civiltà ha sentito il bisogno di raccontarla attraverso simboli, figure e storie capaci
capaci di renderla almeno in parte comprensibile. La Banshee è una di questi simboli. Il suo racconto trasforma un evento imprevedibile in qualcosa che sembra inserirsi all'interno di un ordine più grande. Se esiste una presenza che conosce il destino, allora quel destino smette di apparire completamente caotico, diventa parte di un disegno. Ed è sorprendente quanto questa idea riesca ancora oggi a parlare anche a chi non crede più alle antiche leggende. Quante volte ci è capitato di interpretare una coincidenza come un segno, di attribuire un significato particolare a un sogno, di ricordare un dettaglio soltanto dopo che qualcosa è accaduto. La psicologia conosce bene questo meccanismo. La mente umana cerca continuamente connessioni. È un'abilità che ci ha aiutati a sopravvivere per migliaia di anni, perché riconoscere uno schema poteva significare prevedere un pericolo o evitare un errore. A volte però questa stessa capacità ci porta a costruire collegamenti anche quando gli eventi sono semplicemente casuali. Le antiche leggende nascono spesso proprio da qui. Una coincidenza viene raccontata, qualcun altro aggiunge un particolare, passano gli anni, poi i secoli, alla fine quel racconto diventa una tradizione. La Banshee è il risultato di questo lungo viaggio. Non importa stabilire se qualcuno abbia davvero udito il suo lamento. Ciò che conta è capire perché così tante persone abbiano sentito il bisogno di raccontare quella storia. Ogni generazione ha trovato nella Banshee qualcosa di diverso. C'è chi vi ha visto un avvertimento, chi una consolazione, chi il simbolo dell'inevitabilità e chi semplicemente il ricordo di quanto ogni vita sia fragile. Forse è proprio questo il motivo per cui la sua leggenda continua a emozionare ancora oggi, perché parla di un'esperienza che appartiene a ogni essere umano. Cambiano le epoche, cambiano le lingue, cambiano le credenze, ma il desiderio di comprendere ciò che ci aspetta oltre l'ultima soglia rimane lo stesso. Ed è probabilmente questo il vero potere della Banshee, non quello di annunciare la morte, ma quello di ricordarci quanto profondamente gli esseri umani abbiano sempre cercato un significato davanti a ciò che, da soli, non riuscivano a spiegare. Ed è forse anche per questo che, con il passare dei secoli, la sua figura ha continuato a trasformarsi, uscendo dai racconti popolari per entrare nell'immaginazione di scrittori, registi e autori di tutto il mondo. Capitolo 7. Dalla leggenda allo schermo. Le leggende hanno una caratteristica straordinaria: sopravvivono perché continuano a essere raccontate. Per secoli la Banshee ha vissuto nelle parole dei narratori, nei racconti tramandati attorno al fuoco e nelle storie che attraversano le campagne irlandesi. Poi, quasi senza che nessuno se ne accorgesse, cambiò casa. Le pagine dei libri presero il posto della tradizione orale, il cinema raccolse quelle antiche storie e iniziò a trasformarle in immagini. Più tardi arrivarono le serie televisive, i fumetti e i videogiochi. Ogni nuova epoca trovò un modo diverso di immaginare la Banshee ed è proprio qui che accade qualcosa di curioso. La figura che abbiamo conosciuto finora comincia lentamente a cambiare. Gli autori moderni prendono alcuni elementi del mito, ne lasciano altri sullo sfondo e aggiungono dettagli completamente nuovi. È un processo che accompagna quasi tutte le grandi creature del folklore. Le leggende infatti non rimangono immobili, si adattano al tempo in cui vengono raccontate. Se hai visto il video dedicato al Dallan, ricorderai che è successo qualcosa di molto simile anche a lui. Nato tra le antiche tradizioni irlandesi come un inquietante cavaliere senza testa, nel corso dei secoli è diventato un personaggio dell'horror moderno, dei videogiochi e della narrativa fantasy. La Banshee ha seguito lo stesso percorso, forse in modo ancora più evidente. Nei racconti tradizionali era una presenza legata al destino, malinconica e misteriosa. Sul grande schermo invece spesso diventa un fantasma vendicativo, una creatura urlante o un mostro capace di uccidere con la propria voce. È una trasformazione comprensibile. Il cinema ha bisogno di immagini forti. Un luogo silenzioso, un'attesa o una presenza appena accennata funzionano perfettamente in una leggenda raccontata davanti al camino, ma sullo schermo richiedono un linguaggio diverso. Così il lamento si trasforma in un urlo assordante. La figura diventa più aggressiva e il mistero lascia spazio all'orrore. Anche la letteratura contemporanea ha contribuito a quella evoluzione. Molti autori hanno reinterpretato la Banshee come uno spirito inquieto,
una guida soprannaturale o una creatura appartenente a mondi fantastici completamente diversi da quelli della tradizione celtica. Ogni nuova versione aggiunge qualcosa, a volte una caratteristica, a volte un potere, altre volte una storia completamente originale. Lo stesso accade nei videogiochi. Qui la Banshee assume spesso il ruolo di un nemico da affrontare, di un boss o di una creatura soprannaturale dalle abilità spettacolari. Il suo aspetto cambia ancora una volta, i lunghi capelli, gli abiti svolazzanti e il celebre grido diventano elementi perfetti per costruire un personaggio capace di lasciare il segno anche in pochi minuti di gioco. Chi incontra la Banshee in questi mondi però raramente immagina quanto la sua storia sia antica. Dietro quel personaggio digitale si nasconde una leggenda che attraversa più di 1000 anni di racconti popolari. Ed è proprio questo il fascino dei miti. Ogni epoca li riscrive, ogni autore li osserva con occhi diversi, ogni generazione aggiunge qualcosa di sé. Il risultato è una creatura che continua a cambiare senza perdere del tutto la propria identità. Se oggi chiedessimo a 100 persone chi sia la Banshee, probabilmente otterremo 100 descrizioni diverse. Qualcuno penserebbe al folklore irlandese, qualcun altro ricorderebbe un film horror, c'è chi la immaginerebbe come un fantasma, chi come una strega, chi come una creatura fantasy. Eppure tutte queste versioni hanno un'origine comune, nascono da quella stessa figura che, secoli fa, iniziò il proprio viaggio tra le colline dell'Irlanda. Forse è proprio questa la più grande forza delle leggende. Cambiano continuamente, ma riescono sempre a conservare un frammento della loro anima, ed è grazie a quella capacità di trasformarsi che la Banshee è arrivata fino a noi. La sua storia però non si è fermata al cinema o ai videogiochi. Ancora oggi c'è chi sostiene che quella voce appartenga a qualcosa di reale, ed è proprio da qui che inizia l'ultimo capitolo della sua leggenda. Capitolo 8. Il suo lamento risuona ancora? Le leggende hanno un destino curioso, alcune finiscono chiuse tra le pagine dei libri, altre sopravvivono nei musei, nei documentari o nei racconti degli studiosi. La Banshee, invece, sembra aver scelto una strada diversa. In Irlanda ci sono ancora persone che abbassano la voce quando pronunciano il suo nome. Può sembrare sorprendente, eppure basta allontanarsi dalle grandi città, attraversare i piccoli villaggi o fermarsi a parlare con chi vive da generazioni nelle campagne per accorgersi che questa storia non appartiene soltanto al passato, è ancora presente, non come una certezza, come una possibilità. È una differenza sottile ma fondamentale. Nessuno può dimostrare che la Banshee esiste davvero, eppure il suo racconto continua a essere tramandato come se facesse parte del paesaggio stesso, tra le colline avvolte dalla nebbia, lungo le coste battute dal vento e accanto ai vecchi castelli in rovina. La sua presenza sembra appartenere all'atmosfera di quei luoghi almeno quanto le pietre o gli alberi secolari. Ancora oggi, ogni tanto, riaffora qualche racconto. Qualcuno dice di aver udito un pianto nella notte senza riuscire a trovarne l'origine. Altri ricordano storie ascoltate dai nonni, custodite come un'eredità familiare. C'è chi racconta di aver sentito una voce lontana poco prima della scomparsa di una persona cara. Sono racconti, nulla di più, ma è proprio così che vivono le leggende. Non hanno bisogno di prove per continuare a esistere, hanno bisogno di essere raccontate, ed è forse questo l'aspetto più affascinante della Banshee. Mentre molte creature del folklore sono rimaste confinate nel passato ormai lontano, lei continua a camminare sul sottile confine tra mito e tradizione popolare. Ogni nuova generazione riceve la stessa storia, qualcuno la dimentica, qualcun altro la trasmette ai propri figli, così il racconto continua il suo viaggio. Anche il turismo ha contribuito a mantenere viva questa figura. L'Irlanda ha imparato a custodire il proprio patrimonio leggendario con grande orgoglio. Castelli, antiche dimore, sentieri immersi nella nebbia e festival dedicati al folklore ricordano continuamente quanto queste storie facciano parte dell'identità culturale del paese. La Banshee è diventata uno dei simboli più riconoscibili di questa eredità. Chi visita l'isola cerca spesso proprio questo, non la certezza di incontrare una creatura soprannaturale, piuttosto l'emozione di camminare nei luoghi in cui per secoli qualcuno ha creduto che potesse apparire. Ed è curioso osservare come il paesaggio contribuisca a rendere credibile il racconto. Le montagne sembrano trattenere il vento, la nebbia cancella lentamente i contorni delle cose, i boschi diventano silenziosi quando cala la sera. Basta poco perché l'immaginazione inizi a lavorare. Forse è proprio questo il motivo per cui la leggenda continua
a resistere. Ogni luogo sembra raccontarla spontaneamente, ogni rovina suggerisce una storia, ogni villaggio conserva almeno una versione diversa, e così la Banshee continua a vivere. Non soltanto nei libri, non soltanto nei film, ma nella memoria collettiva di un popolo che ha scelto di custodire la propria leggenda come parte della propria storia. Forse nessuno sentirà mai davvero quel celebre lamento, oppure qualcuno continuerà a giurare di averlo ascoltato. Alla fine la risposta conta molto meno della domanda, perché il vero potere della Banshee non consiste nel convincerci della sua esistenza, consiste nel farci dubitare, anche solo per un istante, che esistano ancora luoghi in cui il confine tra realtà e leggenda sia rimasto sorprendentemente sottile, ed è proprio quando una storia riesce a sopravvivere così a lungo che smette di appartenere soltanto al passato, diventa parte di ciò che siamo, ed è qui che possiamo comprendere quale sia forse il significato più profondo lasciato in eredità dalla Banshee. Capitolo 9. L'eco di un antico presagio. Ci sono creature che sopravvivono perché fanno paura, altre perché sono diventate simboli di coraggio, di forza o di vendetta. La Banshee, invece, ha attraversato i secoli per un motivo molto diverso. Ricorda qualcosa che ogni essere umano prima o poi incontra nel proprio cammino: l'attesa. Quell'istante sospeso in cui il futuro sembra trattenere il respiro, è in quello spazio che la sua leggenda continua a vivere. Durante questo viaggio abbiamo attraversato l'Irlanda antica, ascoltato racconti tramandati di generazione in generazione, scoperto le sue origini, osservato i molti volti che le sono stati attribuiti e seguito il percorso con cui è arrivata fino ai giorni nostri. Eppure, dopo tutto questo, rimane ancora una domanda: perché continuiamo a raccontare la storia della Banshee? Forse perché ogni epoca cambia il modo di guardare il mondo, ma alcune emozioni rimangono identiche. Cambiano le case, cambiano le città, cambiano perfino le religioni. L'essere umano, però, continua a interrogarsi sugli stessi misteri, continua a cercare un significato nei momenti che sembrano sfuggire a ogni spiegazione, ed è proprio qui che il mito smette di appartenere soltanto al passato. La Banshee non vive più soltanto nelle colline d'Irlanda, vive ogni volta che una storia riesce a trasformare una paura universale in un racconto capace di attraversare i secoli. Forse è questo il compito più antico delle leggende: non eliminare le nostre paure, insegnarci a guardarle negli occhi, perché quando un popolo riesce a dare un volto a ciò che teme, quel timore diventa almeno in parte comprensibile. La Banshee è stata questo per migliaia di persone, una presenza che ha accompagnato il mistero senza pretendere di risolverlo, ed è forse proprio questo il motivo per cui continua ad affascinarci. Le grandi leggende lasciano sempre una porta socchiusa, non offrono mai tutte le risposte, invitano semplicemente a continuare il viaggio, ed è ciò che faremo anche noi, perché la Banshee ci ha mostrato una presenza capace di osservare il destino senza cambiarlo. Ma esistono antichi racconti che parlano di figure ancora più inquietanti, esseri in grado di alterare la natura stessa degli uomini, di piegare la volontà degli dei, di cambiare per sempre il corso del mondo. Sono storie in cui il destino smette di essere soltanto osservato e comincia a essere riscritto. Ed è proprio da lì che riprenderà il nostro viaggio, perché i miti più antichi custodiscono ancora molte porte, e dietro ognuna di esse c'è una storia che aspetta soltanto di essere raccontata. E così termina il nostro viaggio di oggi, ma il mondo del miti è immenso e abbiamo esplorato solo una piccola parte delle sue ombre. Se questo racconto ti ha affascinato, iscriviti al canale per continuare il viaggio insieme. Un nuovo capitolo di Echi del Mito esce ogni lunedì alle 19, e a volte apriremo anche un viaggio inatteso il giovedì. Lascia un like, è il modo migliore per far scoprire il mito ad altri viaggiatori. Seguimi anche su Instagram per il dietro le quinte, le anticipazioni e miti oscuri che non entrano nei video. Se volete sostenere questo progetto potete usare il tasto super grazie o hype, ogni gesto tiene viva la fiamma del racconto. E dimmi nei commenti quale mito dovremmo esplorare nei prossimi episodi. Il viaggio continua, e ovunque tu stia ascoltando queste storie ci ritroveremo presto nel prossimo capitolo degli Echi del Mito. A presto, viaggiatori!